Se uno straniero mi dovesse chiedere com'è la focaccia barese e cos'è la focaccia barese, innanzitutto mi dispiacerebbe per quella persona che ha vissuto senza la focaccia, veramente mi dispiace per lui, però c'è modo per riprendersi. È un prodotto tipico pugliese, presumo che nasca dalle parti di Altamura, famosissima per il pane. E anticamente mi dicevano che la focaccia era il sostitutivo del pane. Noi a Bari la chiamiamo la ruota, quindi quando vai a prendere una focaccia tu dici mi dai mezza ruota, non la nominiamo neanche, è come quel nome che è innominabile, mezza ruota o una ruota. Essendo un prodotto tipico barese, il posto tipico per eccellenza, se tu dovessi chiedere ad un barese, ti direbbero quel panettiere piuttosto che l'altro panettiere. Molti ti direbbero Fiore, è un tipico panettiere fornaio a Bari, però non posso negare che in altre parti, anche magari meno conosciute, meno famose, come appunto il panificio Fiore, ci sono delle focacce che meritano una visita. Tra quella di Fiore e quella mia, sono sincera, lo raggiungerò, però al momento continua a essere la migliore quella di Fiore, ma ti raggiungerò. Come ingredienti ha ingredienti basici, farina zero, la semolina rimacinata, una patata che è fondamentale per dare anche un po' di croccantezza, sale grosso, e quindi mi raccomando non deve essere fino ma deve essere un cucchiaio bello grosso, poi logicamente in base anche alle quantità. L'olio, vorrei dire tipicamente pugliese, però giocherei in casa, quindi lascio a voi l'origine dell'olio. E poi il lievito. Di norma io sono contraria al lievito in polvere, però anche qui ognuno decide come far venire la propria focaccia. La mia prima focaccia è un po' come per noi pugliesi, come un po' penso anche in altre parti d'Italia, gli esperimenti culinari regionali che richiamano un po' le nostre nonne, le nostre mamme, mette un po' di ansia. Ed effettivamente devo dire mi ha messo molta ansia perché non volevo che uscisse male, non volevo, perché poi quando cucini, per noi la cucina è condivisione, quindi non stavo facendo una focaccia per me, ho invitato gente, e infatti mentre la facevo dicevo ma cosa ho fatto, ma perché li ho invitati, e se esce male cosa do da mangiare a questa gente? E invece no, nonostante l'ansia e ogni volta che andavo a guardare lievitata, non è lievitata, è pronta, è cotta bene. Queste erano le domande, però hanno mangiato tutto. Sono vivi e sono anche ritornati, quindi presumo che l'esperimento è andato bene. Però la tipica è la ruota con sopra l'olio, l'origano se ti piace, io preferisco senza, il pomodoro. La cosa bella è che il pomodoro non viene tagliato in maniera regolare, ma viene spaccato, proprio nel vero senso della parola, sulla focaccia. Quindi tu vedi i panettieri che rompono il pomodoro pieno di succo, così, a mani nude, senza coltelli, perché l'irregolarità rende sempre le cose, a mio parere, più originali e più buoni. Ci può essere l'oliva, che può essere nera oppure può essere verde, però la nostra ruota barese è quella, non ci sono altre varianti. Le varianti le possiamo mettere all'interno, cioè con la mortadella, la mozzarella, però la nostra ruota è quella. La prima focaccia che ho fatto è stata a Cork, dove vivo. Mi è stata insegnata a farla. All'inizio non è stata semplice, non è stato semplice perché le teglie che avevamo, diciamo in casa, le nostre teglie che abbiamo in casa sono teglie
normali dove esce la focaccia casereccia, ma essendo anche ariete, quindi di testa dura, volevo raggiungere quell'obiettivo, cioè raggiungere l'obiettivo della la focaccia top barese. E quindi mi sono fatta arrivare da casa le teglie per focaccia già bruciate da un forno e quindi ho fatto queste teglie. Devo dire che chi le ha mangiate insieme a me ha ancora un buon ricordo, però non è solo un ricordo perché ripeto sempre questa esperienza con i miei amici. Ragazzi, questa è la mia visione della focaccia, questa è la mia versione della focaccia. Spero che vi piaccia e buon appetito.